Benvenuti o bentornati nel Bosco delle Streghe, cari pellegrini dell'ignoto. Oggi parleremo di una divinità seducente, affascinante e anche oscura, colui da cui nasce la figura del diavolo. Il dio Pan. Il dio Pan lo ritroviamo sia nella mitologia greca che in quella romana. In quest'ultima versione il suo nome è il Fauno. La sua figura è più aggressiva, possente, crudele e violenta, ma sa essere anche altrettanto buona, una figura ideale, pura e spirituale. Nella storia antica Pan è il dio dei pastori, della sessualità più sfrenata, ma soprattutto della natura e degli animali selvaggi. Non solo la natura intesa come vegetazione, cioè la flora e la fauna, che tra l'altro il nome Fauna nasce e deriva dal dio Fauno, che è il dio Pan nella mitologia romana. Questa divinità rappresenta poi la natura umana, i due aspetti della natura umana, quella buona e quella violenta. Ognuno di noi ha un lato buono e poi ha un lato cattivo, e intimamente c'è il lato oscuro, vale a dire quei pensieri che possono essere perversi, istintivi, fuori controllo. Ebbene, il dio Pan incarna tutte queste caratteristiche. Nella mitologia greca il dio è una divinità olimpica che però non viveva insieme agli altri dei greci sull'Olimpo. È un satiro che scorazza liberamente nel mondo degli uomini, intrecciando il suo destino, la sua vita, con quella umana. Nascita del dio Pan. La nascita di Pan è avvolta nel mistero e nelle contraddizioni, come molte storie mitologiche antiche. Secondo una prima traduzione, recuperata dalla storia mitologica e da leggende popolari, Pan è figlio del dio Hermes e della ninfa Driope. Tuttavia, altre fonti citano che la sua nascita appartenga alla splendida dea Afrodite. La seconda versione, che poi è quella che il Bosco delle Streghe preferisce, è la più veritiera. La splendida dea Afrodite, amante di Ares, il dio della guerra, rimase incinta. Partorì Eros, il bellissimo dio dell'amore. Il suo splendore era immenso e puro, l'amore sacro, e non era offuscato dall'aspetto del sesso, vale a dire la passione violenta, il desiderio che annebbia la mente, il sesso fugace o avventuroso, quello che si fa per puro piacere personale. Insieme ad Eros nacque Pan, il satiro, che incarna tutte queste perversioni che sono tra gli aspetti più oscuri ma anche più comuni dell'amore. Afrodite si rese conto subito che i due rappresentavano insieme l'amore completo, vale a dire quello con i suoi pro e i suoi contro, con il bello e il brutto. Di certo i due non potevano essere messi insieme. Mentre Eros era bellissimo, Pan nacque con un aspetto grottesco. La parte superiore del corpo era quella di un uomo e la parte inferiore era quello di una capra, completo di zoccoli e non di piedi. Sulla testa ha le corna di un caprone. Alla vista del neonato, Afrodite fu così spaventata dal suo aspetto che fuggì con in braccio solo Eros. Il suo nome Pan nasce appunto dal termine panico, poiché era questa l'emozione che scatenò lo spavento incontrollato nella genitrice, che lo abbandonò senza pensarci due volte, in preda alle grida e all'isteria. Hermes, il dio messaggero degli dei, udì le urla del neonato, affamato e infreddolito, urla che non potevano appartenere ad un bambino umano, ma ad un dio. Quindi si mise a cercarlo fino a trovarlo, e quando lo vide decise di portarlo con sé sull'Olimpo, dove gli altri dei lo accolsero con gioia e risate, sia per il suo aspetto stravagante, ma soprattutto per un carattere gioioso e avventuroso. L'intervento di Hermes, che poi è il salvatore del dio Pan neonato, ha poi confuso la tradizione e il racconto sulla nascita di Pan. Infatti per questo si pensa che il padre fosse Hermes, quando poi nel corso della storia e della vita di questa divinità si venne a scoprire che in realtà era il figlio di Afrodite e il gemello di Eros, il dio dell'amore. L'indole libera e curiosa di Pan lo conducono spesso ad allontanarsi dall'Olimpo, finché non decise un giorno da solo di crescere nelle foreste e campagne, lontano dalla civiltà degli uomini e dalla solennità degli Olimpi. Sin da piccolo dimostrò una connessione profonda con la natura e gli animali. Le sue compagnie preferite erano le ninfe e gli altri satiri, di aspetto più grottesco e brutto, però più simili a lui. Al contrario degli altri satiri, però, Pan era mastodontico, gigantesco, forte,
astuto, intelligente. Il corpo da uomo era muscoloso e il viso era bello, nonostante ricoperto da barba e con delle corna sulla testa. Le gambe caprine anch'esse erano possenti. Come dio dei pastori, egli vigilava sulle greggi e proteggeva i pastori che lo veneravano. Nella solitudine della foresta si ingegnò e creò la famosa siringa, cioè il flauto a più canne, che sapeva suonare con maestria eccelsa. Compose melodie incantevoli che ammaliavano le ninfe e le fanciulle umane. Tale strumento fu costruito per onorare Siringa, una delle ninfe che sfuggì alla spietata corte violenta di Pan. La ninfa, inseguita, rimase intrappolata in una palude. Pur di non concedersi al dio, si trasformò nelle canne tipiche di questi ambienti, di queste paludi. Il satiro, struggente di desiderio e di rimorso, decise di tagliare le canne e crearne uno strumento musicale da suonare ogni volta che fosse stato colto dalla melinconia, ripensando a quella bellissima ninfa e alla passione che gli aveva scatenato, ricordandola come il fugace amore non consumato. Quindi vediamo anche un lato romantico di questa divinità, un lato che piace molto. I racconti di Pan nella mitologia romana. Il dio dei pastori è noto per le sue tante avventure che rientrano tutte in amori piuttosto sofferti, malinconici e violenti, dove si mettono in luce diversi aspetti del suo carattere e delle sue abilità. La prima, che è tra le più famose ed è anche tra le più amate, è la storia di Pan e Siringa, che abbiamo appena accennato, però ne parliamo più in profondità. La bella ninfa Siringa attrasse la curiosità di Pan grazie alla sua splendida voce. Il satiro si innamorò perdutamente di lei, ma lei era una ninfa devota ad Artemide. Per servire questa dea era necessario che le sue seguaci, le adepte, rinunciassero all'amore e rimanessero per sempre delle vergini, pure e caste. All'ennesimo rifiuto della ninfa, Pan venne colto dalla sua famosa ira selvaggia e dal desiderio. Iniziò a inseguire la ninfa, che però gli sfuggì più e più volte, finché lei non finì intrappolata in una palude. A questo punto invocò l'aiuto del dio del fiume, l'Adone. Il dio l'ascoltò e la trasformò in canne di palude. Quando Pan stava finalmente per prenderla, si ritrovò a stringere tra le mani delle canne. A questo punto si rese conto che la ninfa era ormai persa, però per nostalgia e forse anche per il rimorso decise di tagliarne alcune di queste canne. Le legò insieme e creò il flauto Siringa, cioè il flauto a più canne. C'è poi la storia di Pan e Eco. Eco era una ninfa con il dono della parola e il difetto del pettegolezzo. Era una dea fedele a Giove, per questo intratteneva sua moglie Giunone mentre il dio era impegnato con le sue amanti o con le sue imprese amorose. Quando la dea Giunone scoprì di questo doppio gioco, punì Eco costringendola a ripetere le ultime parole delle frasi che venivano pronunciate da altre persone. Nonostante ciò, si narra che Eco fu una delle ninfe di cui Pan si innamorò perdutamente, nonostante avesse questo piccolo difetto, che a lui non interessava, di ripetere le ultime parole. Allo stesso tempo Eco non era innamorata del dio, anzi lo trovava molto brutto e non adatto alla sua bellezza. Infuriato per l'ennesimo rifiuto, Pan scatenò i pastori, i suoi devoti, e gli allevamenti di capre e pecore contro la povera Eco. Tutti loro si avventarono sulla ninfa fino a smembrarla. Le parti del suo corpo furono poi disperse per tutta la terra e rimase solo la sua voce, ripetendo per sempre le ultime parole che aveva udito. Infine troviamo la storia di Pan e Apollo. Attenzione che questi non sono tutti i racconti di Pan, noi stiamo prendendo solo quelli più famosi o che ci sembrano più, tra virgolette, carini. Pan era orgoglioso delle sue abilità musicali, sfidò Apollo, il dio della musica, ad una gara per decidere chi fosse il migliore. Come giudice venne scelto il re Mida. Il satiro suonò il suo flauto e Apollo la sua lira. A questo punto il re Mida dichiarò Pan vincitore. Apollo, infuriato per aver perso la gara, giudicato poi da un essere umano, trasformò le orecchie di Mida in orecchie d'asino come punizione per la sua mancanza di gusto e la sua totale ignoranza in arte musicale. I poteri divini di Pan. A tutti gli effetti questo dio non è semplicemente un satiro, ma è diverso sia per dimensioni, aspetto e per i suoi poteri divini. Forte al pari di Ercole, immortale come le altre divinità, non ha mai abusato dei suoi poteri, ma anzi li ha usati in modo egoistico quando più gli erano utili. Però quelle che conosciamo riflettono una connessione con la natura e il mondo selvaggio, con l'aspetto oscuro del sesso e delle sue perversioni, come anche la sua indole grezza e allo stesso tempo giusta. Pan era in grado
di manipolare la natura, influenzava la crescita delle piante, riuscendo a intrappolare i nemici in folta vegetazione in pochissimi istanti. Controllava il comportamento degli animali, riuscendo a renderli violenti e quindi ad attaccare il suo nemico, oppure molto mansueti. La sua benevolenza rendeva i campi fertili e gli animali selvatici diventavano pacifici. Tuttavia bisogna dire che sia la sua benevolenza che la sua malevolenza o dalle situazioni con cui si scontrava oppure dipendevano dalle offerte che erano eseguite dai devoti. Queste capacità lo rendono un dio essenziale per i pastori e per gli agricoltori. Le sue doti musicali erano poi magiche, poiché creava incantesimi musicali, incantesimi in grado di ammaliare gli ascoltatori, sedurre le fanciulle umane e le ninfe, mandare in estasi oppure mandare nel panico più terribile. Il dio dai mille volti, diavolo Pan? Infine c'è il potere della metamorfosi, cioè la capacità di trasformarsi, un'abilità usata per sfuggire ai nemici o per avvicinarsi agli esseri umani senza essere riconosciuto. La sua indole solitaria portava Pan ad essere un dio che tendeva a isolarsi, si nascondeva nelle foreste, nei boschi o sulle montagne, lontano da tutti e da tutto, da uomini e dei, ma in dolce compagnia di animali selvatici e capre. Tuttavia era una creatura che amava di tanto in tanto il buon vino e partecipare alle gozzoviglie degli uomini, come partecipare ai rituali orgiastici tipici di alcuni culti e festività che venivano eseguite durante l'anno per venerare altre divinità. Nell'antica Roma le orge erano festini che facevano sia i nobili che i plebei ed erano dei veri e propri rituali religiosi. Siccome il suo aspetto divino avrebbe facilmente spaventato gli umani o indotto a fargli delle richieste, Pan si trasformava in tanti modi. Le metamorfosi per lui erano facili ed era abile in questo. Poteva passare inosservato, essere al centro dell'attenzione, si poteva trasformare in un vecchio gobbo e stanco, un saggio che aveva il dono della parola che incanta, un giovane uomo dalle indubbie arti musicali e dalla bellezza virile, un guerriero, un filosofo, un cantastorie. Si trasformava in tutto quello che noi umani potevamo desiderare, e questa è un'abilità che lui sfruttava quando voleva essere allegro e festoso. Questa abilità le ritroviamo poi nel diavolo o Satana nella cristianità. L'ira di Pan. Fin qui abbiamo parlato solo degli aspetti che abbiamo trovato più attraenti, quelli che sono positivi e magari anche più affascinanti della personalità di questo dio, però dobbiamo dire che non è soltanto il dio del flauto e del divertimento, è una divinità della fertilità. Pan può benedire campi e bestiame, garantendo abbondanza e prosperità. I suoi rituali coinvolgono danze, canti, offerte, tutto per garantirsi la sua benevolenza e quindi avere buoni raccolti. C'è però il lato oscuro di Pan. Pan non amava, Pan desiderava, voleva e otteneva con la forza, spinto continuamente da un forte desiderio sessuale. Le sue conquiste le possedeva anche contro il loro volere, per poi tornare a vivere in totale solitudine, come se nulla fosse accaduto. Vendicativo e dove rispettava solo la sua idea di giustizia, non perdonava i ladri dei campi o degli orti, delle greggi e dei formaggi, proteggeva chiunque era un lavoratore della terra. Per questo era amatissimo nella cultura di campagna. Il ladro che veniva beccato a rubare subiva immediatamente la sua punizione, vale a dire la sodomia. Il rapporto anale era, ai suoi occhi, la punizione peggiore e perfetta per chi rubava. Ci sono infatti tante storie che mostrano la malvagità di Pan, l'oscurità di questo Dio, la sua mancanza di pietà in molti versi. Purtroppo possiamo dire che vivendo in modo selvaggio, avendo quest'indole selvaggia, le punizioni erano altrettanto selvagge. Però di questo lato oscuro, che è affascinante al pari del lato buono, ne parleremo nel prossimo video. Alla fine concludiamo dicendo che il dio Pan è una figura unica nella mitologia greca e soprattutto in quella romana. La sua dualità, sia benevola che malevola, libera e selvaggia, lo rende un dio complesso da comprendere, ma indubbiamente affascinante. Le storie e i miti che lo riguardano ci offrono uno sguardo su come gli antichi vedevano la natura, il suo potere, la natura umana, con pro e contro, sottolineando che i contro erano proprio quello che ci rendono uomini, quindi forse deboli. Per oggi abbiamo terminato. Lasciate un like o un commento se il video vi è piaciuto. Un saluto dal Bosco delle Streghe.